Trail Riders e benvenuti dal vostro Mad Horse. A EICMA 2021 Honda ha annunciato il ritorno della Hornet con un plastico di un concept estremamente compatto e dalle linee affilate ed aggressive. Ma mentre la casa dell'ala svela qualche bozzetto in più del design della Hornet, senza però lasciarci ragionare o addirittura sognare su altri elementi come cilindrata, peso e potenza, sembra comunque che avrà un motore bicilindrico, scelta che fa storcere il naso ai puristi e che personalmente troverei sensata solo con una buona potenza e un peso piuma, un po' come ha fatto Aprilia con la Tuono 660. Ma non ho registrato questo video per parlare della Hornet, anche perché per ora si può solamente discutere sul design, che ricorda un po' quello adottato da Kiska in KTM, ma ormai sul rendere bozzetti mi sono abituato a fantasticare ma nella giusta misura, perciò attendo il prodotto finito. Bensì voglio parlare del sogno dei giramondo, l'Honda Transalp. Questa moto sin dalla sua uscita ha consentito a motociclisti di tutto il mondo di macinare chilometri su chilometri, contraddistinta da una qualità costruttiva da vera nipponica, da un'affidabilità con pochissimi eguali in commercio e da una linea che ancora oggi convince, eccezion fatta per l'ultima versione 700 prima della scomparsa dal commercio, almeno per il mio parere personale. Il modello più rappresentativo di questa moto è la 650, dotata del Twin Spark, che vediamo in video grazie al contributo del canale del Mototurismo Italiano, che proprio in sella a questa moto macina un'infinità di chilometri ancora oggi in fuoristrada e su strada. La formula vincente di questa moto era il non essere troppo specialistica in nulla, ma in grado di fare bene più o meno tutto. Tutto questo preambolo introduttivo fa da apripista alla moto che sembra condividerà il motore della nuova Hornet, segnando un altro grande ritorno nel listino di casa Honda e che va a riempire un buco grande come una voragine nella propria gamma modelli. Come cilindrate più piccine con le ruote a raggi troviamo infatti le CRF 300L e Rally, moto che strizzano l'occhio al fuoristrada non estremo, forti di una ciclistica morbida, consumi ridotti e un motore molto affidabile con intervalli di manutenzione previsti ogni 12.000 km, tutti elementi che rendono questa moto una perfetta dual a costo molto ridotto, a differenza di modelli da enduro più specialistici, ma meno adatti a macinare tanti chilometri. Per viaggiare a lungo con questa moto bisogna comunque avere una buona forza di volontà, dato la sella lunga ma stretta di stampo fuoristradistico e per via di un motore non molto potente, con a disposizione solo 27 cavalli. Continuando a salire di cilindrata troviamo la CB500X, che come ho detto in un precedente video ha ricevuto finalmente quell'upgrade ciclistico che mancava, migliorandone la guida e anche l'estetica. Qui abbiamo un'impostazione decisamente più orientata all'utilizzo su strada, ma il cerchio in lega da 19 strizza comunque un pelino l'occhio anche al fuoristrada. Anche qui abbiamo consumi carburante molto ridotti e una moto tuttofare, ma una potenza un po' troppo contenuta pari a 48 cavalli, che la rendono però compatibile con la patente A2. Non sono un cultore delle mega potenze da utilizzare su strada, ma non vi nascondo che avrei apprezzato una versione della CB500X di cilindrata più grande con una potenza tra i 60 e gli 80 cavalli, meglio ancora se con ruote a raggi. Dopodiché per avere una moto da viaggio dual bisogna arrivare all'Africa Twin 1100, un gran bel salto dovuto alla presenza in gamma della NC750X, che seppur con un'estetica da enduro stradale e venga anche pubblicizzata da Honda nella categoria Adventure, rientra più nel mondo crossover, essendo una moto molto razionale con elementi di funzionalità che la rendono la migliore alternativa allo scooter per i motociclisti che cercano un mezzo comodo e sfruttabile grazie al vano portacasco al posto del serbatoio, e caratterizzata anche in questo caso da consumi molto ridotti e da un'altezza sella alla portata di molti. Honda si sa che ha una propria filosofia, che la porta ad uscire con un modello quando decide che è pronto, piuttosto che seguire la foga del mercato, come nel caso dell'Africa Twin, uscita molto in ritardo paragonata alle sue concorrenti. Questa Transalp è richiesta a gran voce da anni dagli appassionati, e onestamente inizio a dubitare. Il motivo è dato da molteplici ritardi nelle consegne, e ad una gamma di prodotti ampliata con l'arrivo della NT 1100, della DV350 e della nuova Hornet, che arriverà probabilmente dopo l'estate, quindi mi sembra strano che Honda proporrà la Transalp cotta e mangiata così. Il problema di questo ritardo è che poi alcuni clienti si perdono per strada, sedotti magari dalle più mirate Tenere 700 e Touareg 660, o magari convertendosi a cilindrate più piccine come nel caso della CB500X o più grandi come nel caso dell'Africa Twin. Io stesso ho ragionato su questa carrellata di modelli che ho elencato, in cerca di una moto tuttofare, divertente in fuoristrada, non estremo e adatta per viaggiare su strada. Morale della favola, non ho avuto la pazienza di aspettare una moto che probabilmente verrà proposta come concept all'EICMA di quest'anno, sperando che non accadrà come
come nelle edizioni passate dove era più prevista un'indiscrezione sulla Transalp piuttosto che sull'Hornet, come invece è accaduto. Senza contare che non ci sono numeri su cui ragionare e inoltre bisognerà vedere se anche il design sarà azzeccato. Prima di chiudere il video voglio chiedervi come dovrebbe essere secondo voi la nuova Transalp ideale? Io me la immagino con una potenza tra i 75 e gli 80 cavalli, per non accostarsi troppo ai 58 cavalli della NC750 e ai 102 cavalli dell'Africona. Mi piacerebbe vedere un cerchio a raggi più intermedio da 19, magari proposto in chiave da 21 su una versione Adventure. Mi piacerebbe anche che fossero tubeless, ma ciò potrebbe andare in conflitto con il prezzo ideale, che a mio avviso dovrebbe oscillare tra i 10 e i 12.000 euro, per non arrivare troppo vicino ai 15.000 dell'Africa, ma bisogna vedere che dotazione tecnica avrà. Sulla ciclistica mi aspetto un feeling immediato sin dalla prima accensione, come se la si guidasse da anni, come avviene con praticamente tutti i modelli Honda. Spero che non vogliano seguire del tutto Yamaha e Aprilia, scegliendo una moto appunto tuttofare ma comoda anche per lunghi spostamenti da solo o in coppia, rispetto alle sopracitate che strizzano invece molto l'occhio alle strade polverose e non asfaltate. Insomma, un ritorno alle origini, condito da un'estetica accattivante che riprenda l'utilizzo del doppio faro come nella versione 650. Quindi, continuando a sperare che Honda si svegli esaudendo così le preghiere degli appassionati, vi invito a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate su questo ritardo nella presentazione della Transalp. Avete avuto e avrete pazienza? O come il sottoscritto avete scelto altro? Come deve essere la vostra Transalp ideale? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi qualora non l'aveste fatto per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Noi per il resto ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Horse!